Sai una cosa, Luca? In Italia non basta parlare italiano. Puoi dire una frase giusta, ma nel modo sbagliato, e tutto cambia. È vero. A volte dici una cosa semplice e le persone diventano fredde. Altre volte dici quasi la stessa cosa, ma con educazione, e ti aiutano subito. Esatto. Parlare in modo educato non è grammatica difficile. È vita reale. È il modo in cui gli italiani ti guardano, ti rispondono, ti rispettano. E soprattutto ti evita situazioni imbarazzanti. Quelle in cui senti che qualcosa non va, ma non capisci perché. In questo video vogliamo proprio fare questo. Aiutarti a parlare in modo educato nella vita quotidiana. In famiglia, al lavoro, con le persone che incontri ogni giorno. Situazioni vere. Frasi vere. Niente italiano da libro. Immagina questa scena. È mattina. Io e te siamo a casa. Io sto preparando il caffè. Tu sei di fretta. Sì, devo uscire subito per andare al lavoro. Io ti guardo e ti dico: chiudi la finestra. La frase è corretta, ma suona dura. Sembra un ordine. Esatto. Ora ascolta questa. Puoi chiudere la finestra, per favore? Stessa richiesta, ma completamente diversa. Qui entra l'educazione. Non cambia il verbo, cambia l'effetto sulla persona. Perché usare puoi e per favore fa sentire l'altra persona rispettata. Non obbligata. Torniamo alla scena. Io ti dico: puoi chiudere la finestra, per favore? C'è un po' di freddo. E io rispondo: sì, certo. E la chiudo senza problemi. Vedi? Tutto è semplice. Nessuna tensione. Nessun disagio. Facciamo un altro esempio, molto comune. Io sto parlando al telefono. Tu hai bisogno di dirmi una cosa. Se io dico: Luca, e ti interrompo, non è molto educato. Infatti, mi dà fastidio, anche se sei gentile di solito. Allora posso dire: scusa, Luca, posso dirti una cosa? Qui ci sono due parole importanti, scusa e posso. Scusa, prepara l'altra persona. Posso chiede permesso. E io rispondo: sì, dimmi pure. Questo piccolo scambio cambia tutta l'atmosfera. Quando impari queste frasi, le persone si aprono di più. Ti ascoltano. Ti aiutano. E tu ti senti più sicuro, meno stressato, più tranquillo quando parli italiano. Se stai ascoltando e ti riconosci in queste situazioni, continua con noi. Andiamo piano, con esempi veri. E se vuoi, prova già oggi. Usa per favore, usa scusa, usa puoi. Nota come cambiano le reazioni. Nella prossima parte entriamo in una situazione molto comune, chiedere un favore, senza sentirsi in colpa. Ma per ora fermiamoci qui. Respira, ascolta, e lascia entrare questo modo di parlare. Perché l'italiano educato non è formale. È umano. Allora, Luca, immaginiamo una situazione molto comune. Io ho bisogno di un favore. Una cosa piccola, ma importante per me. Succede ogni giorno. In famiglia, tra amici, al lavoro. Esatto. Siamo in cucina. Io sto cucinando. Mi accorgo che manca qualcosa. Luca, vai al supermercato. Anche qui, la frase è corretta, ma suona come un ordine. Sì. Non è cattiva, ma non è educata. Ora ascolta questa versione. Luca, potresti andare al supermercato, per favore? Qui cambia tutto. Potresti, rende la frase più gentile. Non obbliga. E per favore, mostra rispetto. Non sto usando te. Ti sto chiedendo aiuto. Io mi sento più libero di dire sì. O anche no, se non posso. Infatti rispondi: sì, certo. Dimmi cosa serve. Facile. Naturale. Ora immaginiamo un'altra risposta possibile. Tu sei stanco. Non hai tempo. Se dico solo no, è molto diretto. E può sembrare scortese. In italiano, dire no senza spiegare è spesso freddo. Allora posso dire: mi dispiace, ma ora non posso. Torno tardi. Qui mi dispiace è fondamentale. Non cambia la risposta, ma cambia il tono. Mostra che capisco la tua richiesta. E che rispetto il tuo bisogno. Io rispondo tranquilla. Va bene, non ti preoccupare.
Nessun problema. Nessuna tensione. Queste frasi evitano litigi inutili. Evitano silenzi strani. E sono frasi semplici. Le puoi usare sempre. Un'altra cosa importante. Quando chiedi un favore, è bello aggiungere una piccola spiegazione. Sì, per esempio. Potresti aiutarmi, per favore? Ho un po' di difficoltà. La spiegazione rende la richiesta più umana. Non è obbligatoria, ma aiuta molto. Se stai ascoltando, prova a pensare a una situazione tua. Una richiesta che fai spesso. Prova a cambiarla un po'. Solo una parola in più. E ascolta la differenza. Nella prossima parte vediamo un'altra situazione delicata. Quando devi dire no, ma vuoi restare educato e rispettoso. Perché dire no in italiano è un'arte. E si può imparare, passo dopo passo. Ora entriamo in una situazione che per molte persone è difficile, soprattutto quando parli una lingua che non è la tua. Dire di no. Dire di no senza sembrare freddo, scortese o arrabbiato. In italiano questo è molto importante, perché spesso non è il no il problema, ma il modo in cui arriva. Sì, perché in Italia le persone ascoltano molto il tono, le parole intorno, non solo la risposta finale. Un no secco può creare distanza, anche quando non è questa l'intenzione. Immaginiamo questa scena. Siamo al lavoro. Io vengo alla tua scrivania e ti parlo con calma, ma sono un po' di fretta. Luca, puoi aiutarmi con questo documento oggi pomeriggio? Se io rispondo solo, no, non posso. La frase è corretta, ma è chiusa. Non lascia spazio. E io potrei pensare che non vuoi aiutarmi, anche se non è vero. Allora ascolta questa risposta. Guarda, mi piacerebbe aiutarti, ma oggi pomeriggio ho davvero tanto lavoro e non riesco. Qui il mi piacerebbe aiutarti è molto importante. Fa capire che il problema non sei tu, ma la situazione. Esatto. E oggi lascia aperta una possibilità per un altro momento. Io infatti rispondo più serena. Capisco, non ti preoccupare. La relazione resta buona. Nessuna tensione. In italiano è molto comune iniziare un rifiuto con una frase morbida. Una frase che prepara l'altra persona. Come guarda, senti, mi dispiace. Sono parole piccole, ma fanno un grande lavoro. Facciamo un altro esempio, più personale. Siamo amici. Io ti scrivo un messaggio. Luca, vieni a cena da me stasera? E io in realtà sono stanco. Ho bisogno di restare a casa. Se rispondo, no, resto a casa. Sembra quasi una chiusura. Sì, sembra che non hai voglia di vedermi. Allora posso dire, ti ringrazio davvero, ma stasera sono molto stanco e ho bisogno di riposare un po'. Qui ti ringrazio mostra apprezzamento. Anche se dici no, riconosci l'invito. E questo cambia tutto. Tu ti senti rispettata. Infatti rispondo. Certo. Tranquillo. Un'altra volta. Questo modo di parlare protegge le relazioni. Ti fa sentire parte del gruppo, anche quando rifiuti. Se stai imparando l'italiano, ricordati questo. Non avere paura di usare più parole. Non è sbagliato. È naturale. Meglio una frase un po' più lunga e gentile, che una frase corta e dura. Adesso parliamo di una situazione che capita a tutti, anche ai madrelingua. Fai un errore. Arrivi in ritardo. Dimentichi qualcosa. Dici una cosa sbagliata. E devi chiedere scusa. In italiano, chiedere scusa bene è molto importante, perché fa capire che rispetti l'altra persona e che capisci il problema. Sì, perché a volte le persone dicono solo scusa, e basta, ma il modo in cui lo dicono, e quello che aggiungono dopo, cambia completamente l'effetto. Immaginiamo questa scena. Siamo al lavoro. Dovevamo incontrarci alle 9. Io arrivo puntuale. Tu arrivi alle 9:20. Io entro nella stanza e vedo che tu sei già lì ad aspettare. Se tu dici solo scusa, è meglio di niente, ma è poco. Non spiega. Non mostra davvero attenzione. Allora posso dire, scusami per il ritardo, hai ragione ad arrabbiarti. C'era molto traffico e sono arrivato appena ho potuto. Qui succedono molte cose importanti. Prima di tutto dici scusami, in modo chiaro. Poi riconosci il mio tempo. E poi spieghi, senza giustificarti troppo. Sì, perché spiegare non vuol dire trovare scuse.
Vuol dire far capire cosa è successo. Io infatti mi sento più tranquilla e rispondo: va bene, tranquillo. Può succedere. La situazione si chiude bene. Non resta tensione. Facciamo un altro esempio, più quotidiano. Siamo a casa. Io ti chiedo di fare una cosa. Tu ti dimentichi. Tu mi chiedi: Luca, ti avevo chiesto di mandare quel messaggio. Se tu rispondi in modo secco: ah, mi sono dimenticato. Sembra quasi che non ti importi. Allora è meglio dire: hai ragione, scusami. Me ne sono dimenticato e capisco che per te era importante. Questa frase mostra attenzione. Mostra ascolto. Non neghi il problema. E questo spesso calma l'altra persona. In italiano, una scusa educata ha spesso tre parti: la scusa, il riconoscimento dell'errore e un piccolo segno di rispetto. Non serve essere perfetti. Serve essere sinceri e presenti. Se stai ascoltando, pensa a quante volte hai detto solo scusa e ti sei fermato lì. Prova ad aggiungere una frase semplice in più. Anche corta. Cambia molto. Adesso immaginiamo una situazione diversa. Non siamo tra amici, non siamo in famiglia. Siamo con persone che non conosciamo bene. In questi momenti, il modo educato di parlare diventa ancora più importante, perché è la prima impressione che dai. Sì, ed è proprio qui che molte persone che studiano italiano si sentono insicure. Hanno paura di sembrare troppo dirette, oppure troppo fredde, senza volerlo. Immaginiamo questa scena. Sei in un bar. Io sono dietro il bancone. Tu vuoi chiedere qualcosa, ma il bar è pieno e io sto lavorando. Se io dico un caffè, è molto diretto. In Italia si sente spesso, ma può sembrare freddo, soprattutto se non sei cliente abituale. Esatto. Non è sbagliato, ma non è educato. Ora ascolta questa versione. Scusa, posso avere un caffè, per favore? Qui la frase è più lunga, ma molto più naturale. Prima chiedi attenzione con scusa, poi chiedi il permesso con posso, e alla fine mostri gentilezza con per favore. E io lo dico con un tono calmo, non veloce, guardando la persona. Io, come barista, mi sento rispettata. E rispondo volentieri. Certo. Piccoli dettagli, ma fanno una grande differenza nella vita quotidiana. Facciamo un altro esempio. Sei in ufficio, devi parlare con una persona che non conosci bene. Hai bisogno di un'informazione. Se dico, dov'è l'ufficio? È corretto, ma è molto diretto. Allora puoi dire: scusa, potresti dirmi dov'è l'ufficio, per favore? Questa frase è più lunga, ma è normale in italiano. Nessuno la trova strana. Anzi, fa capire che sei una persona educata e attenta. In queste situazioni, è importante non avere paura di usare formule gentili. Non sei lento. Non sei sbagliato. Stai solo parlando bene. Molti pensano che parlare educato sia parlare formale. Non è vero. È solo parlare con rispetto. Come fanno gli italiani ogni giorno. Se stai ascoltando questo video, prova a usare queste frasi la prossima volta che sei in un negozio, in un bar o in ufficio. Noterai che le persone sorridono di più e ti rispondono meglio. Nella prossima parte vediamo una situazione molto comune, ma difficile: interrompere qualcuno in modo educato. Perché a volte devi farlo. E puoi farlo senza creare disagio. Ora parliamo di una situazione che crea molta ansia, soprattutto quando non ti senti sicuro con la lingua. Qualcuno sta parlando, magari sta spiegando qualcosa, e tu devi interrompere. Non perché vuoi essere scortese, ma perché hai bisogno di dire una cosa, fare una domanda o chiarire un dubbio. Sì, perché interrompere senza le parole giuste può sembrare maleducato, anche se l'intenzione è buona. Immaginiamo questa scena. Siamo in ufficio. Io sto parlando durante una riunione. Tu capisci quasi tutto, ma una cosa non è chiara. Se io ti interrompo dicendo non capisco, è molto diretto. Sembra quasi che ti fermo bruscamente. E può mettere l'altra persona sulla difensiva. Allora posso dire: scusa se ti interrompo, posso farti una domanda? Questa frase è molto importante. Prima riconosci che stai interrompendo. Poi chiedi il permesso. E io lo dico con un tono calmo, non veloce. Io mi fermo e rispondo tranquilla. Certo,
Dimmi. E a quel punto posso continuare. Non ho capito bene quest'ultima parte. Potresti spiegarmela di nuovo? Qui non dici non capisco, ma spieghi cosa ti serve. È più rispettoso. Facciamo un altro esempio, più informale. Siamo con amici. Io sto raccontando una storia. Tu vuoi dire una cosa? Se mi interrompi con aspetta, può sembrare brusco. Allora è meglio dire: scusa, posso aggiungere una cosa? È una frase semplice, ma molto educata. In italiano, chiedere il permesso prima di parlare è un segno di rispetto molto forte. E le persone lo notano subito, soprattutto se non sai madrelingua. Se stai ascoltando, prova a memorizzare questa frase. È utile in tantissime situazioni. Non serve parlare perfettamente. Serve parlare con attenzione. Nella prossima parte vediamo come fare una richiesta delicata, quando hai bisogno di qualcosa ma non vuoi mettere pressione. Perché anche chiedere con leggerezza è una forma di educazione. Adesso entriamo in una situazione molto delicata, che capita spesso nella vita quotidiana. Hai bisogno di qualcosa da un'altra persona, ma non vuoi mettere pressione. Non vuoi sembrare insistente. Vuoi restare gentile e rispettoso. Sì, perché a volte non è solo cosa chiedi, ma quando e come lo chiedi. E in italiano questo si sente molto. Immaginiamo questa scena. Siamo al lavoro. Io ho bisogno di un'informazione, ma vedo che tu sei occupato. Se io dico, dimmi subito questa cosa. Sembra un ordine. Crea tensione. E fa sentire l'altra persona sotto pressione. Allora posso dire, quando hai un momento, potresti spiegarmi questa cosa? Questa frase è molto importante. Quando hai un momento, mostra rispetto per il tempo dell'altra persona. Non sto dicendo ora. Sto lasciando spazio. Io mi sento più tranquillo e rispondo: sì, certo. Tra poco. Facciamo un altro esempio, più personale. Siamo a casa. Io ho bisogno di parlare con te di una cosa importante, ma non è urgente. Se tu dici: dobbiamo parlare. È una frase pesante. Fa pensare a qualcosa di negativo. Sì, mette ansia. Allora è meglio dire, quando puoi, mi piacerebbe parlarti di una cosa. Questa frase è morbida. Non spaventa. E io rispondo più sereno. Va bene, dimmi pure dopo. In italiano, queste espressioni aiutano molto a mantenere un clima tranquillo. Sono frasi che non chiudono, ma aprono. Se stai ascoltando questo video, prova a usare quando puoi o quando hai un momento. Sono piccole frasi, ma fanno sentire l'altra persona rispettata. Nella prossima parte, vediamo come reagire in modo educato quando qualcuno ti parla in modo diretto o brusco. Perché anche lì puoi scegliere di restare calmo ed elegante. Ora affrontiamo una situazione molto reale, che capita spesso, soprattutto al lavoro o nei servizi. Qualcuno ti parla in modo diretto, magari brusco. Non perché è cattivo, ma perché è stressato, di fretta, o semplicemente parla così. In questi momenti è facile rispondere male, oppure chiudersi. Ma l'italiano educato ti aiuta a gestire anche queste situazioni. Sì, perché l'educazione non serve solo quando tutto va bene. Serve soprattutto quando qualcosa non va come vorremmo. È lì che fa davvero la differenza. Immaginiamo questa scena. Sei in ufficio. Un collega ti dice, con un tono un po' secco, questo lavoro non è pronto. Se io rispondo subito in modo diretto, per esempio, non è colpa mia. La situazione peggiora. Sembra una difesa, crea tensione. Esatto. Anche se magari è vero, il modo non aiuta. Allora posso respirare un attimo e dire: capisco quello che dici. Sto finendo l'ultima parte e lo consegno appena possibile. Questa risposta è molto intelligente. Prima mostri che ascolti. Capisco quello che dici. Abbassa la tensione. Poi spiego la situazione, senza accusare nessuno. E questo spesso cambia anche il tono dell'altra persona. Facciamo un altro esempio, ancora più quotidiano. Sei in un negozio. Chiedi qualcosa. Il commesso risponde in modo frettoloso. Tu potresti sentirti a disagio o infastidito. Se rispondi male, la situazione peggiora. Ma puoi dire, con calma: va bene, grazie lo stesso. Questa frase è molto potente. È breve,
ma educata. Chiude la situazione senza creare conflitto. In italiano, rispondere con calma è spesso visto come un segno di maturità e rispetto. Un altro esempio. Qualcuno ti interrompe mentre parli e dice: "No, non è così." È facile sentirsi attaccati. Ma puoi rispondere: "Capisco il tuo punto di vista. Ti spiego cosa intendo io." Qui non stai dicendo che l'altra persona ha torto. Stai solo continuando il dialogo. Queste frasi evitano discussioni inutili. Mantengono il rispetto, anche quando le opinioni sono diverse. Se stai imparando l'italiano, questo è un punto molto importante. Non devi vincere una conversazione. Devi mantenerla viva. E l'educazione è uno strumento, non una debolezza. Prenditi un momento per ascoltare queste frasi. Non sono difficili, ma sono molto utili. Adesso parliamo di una parola che tutti conoscono, ma che spesso viene usata in modo automatico, quasi senza pensarci. Grazie. In italiano dire grazie è importante, ma ancora più importante è come lo dici e cosa aggiungi dopo. Sì, perché a volte diciamo grazie velocemente, senza guardare la persona, senza tono. E l'altra persona lo sente. Non sembra un vero ringraziamento. Immaginiamo una situazione semplice. Siamo al lavoro. Io ti aiuto con una cosa che non capivi bene. Ci metto un po' di tempo. Se alla fine dici solo grazie. Va bene, ma è molto neutro. È corretto, ma non lascia molto. Allora puoi dire: "Grazie mille, mi hai aiutato davvero." Qui succede qualcosa di diverso. Con grazie mille mostri più partecipazione. E con mi hai aiutato davvero fai capire che il tuo grazie è sincero. Questo fa sentire l'altra persona apprezzata. E spesso la rende più disponibile anche in futuro. In italiano è molto comune aggiungere una piccola frase dopo grazie. Non è esagerato. È naturale. Facciamo un altro esempio. Sei in un negozio. Il commesso ti cerca un prodotto che non trova subito. Alla fine puoi dire grazie per la pazienza. Questa frase è molto bella, perché riconosce lo sforzo dell'altra persona. Non ringrazi solo per il risultato, ma per l'atteggiamento. Ora immaginiamo una situazione più personale. Un amico fa qualcosa per te, senza che tu lo chieda. Se rispondi: "Ah, grazie." Sembra quasi una sorpresa, ma non molto coinvolta. Qui stai dando valore alla persona, non solo all'azione. In italiano questo è molto importante. Le parole creano relazione. Anche il tono conta molto. Dire grazie con calma, guardando la persona, fa una grande differenza. Se stai ascoltando questo video, prova a fare attenzione a come dici grazie nella tua vita quotidiana. Non serve parlare tanto. Basta una frase semplice, ma sentita. Ora entriamo in una situazione che mette in difficoltà molte persone che imparano l'italiano. Non hai capito bene quello che l'altra persona ha detto. Magari ha parlato veloce, magari c'era rumore, oppure ha usato parole nuove. In questi momenti è facile sentirsi in imbarazzo e fare finta di aver capito. Sì, e questo spesso crea problemi dopo. Perché dici sì, ma in realtà non sai cosa fare. Immaginiamo questa scena. Siamo in ufficio. Io ti spiego una cosa, ma parlo un po' velocemente. Se io rispondo solo sì, sì. Anche se non ho capito, sembra tutto ok, ma non è vero. E dopo arrivano gli errori. Allora è molto meglio fermarsi e dire, con calma: scusa, non ho capito bene. Questa frase è semplice, ma molto importante. Scusa, prepara l'altra persona. Non la blocca, la avvicina. Posso anche dire, scusa, puoi ripetere un attimo? Qui un attimo rende la richiesta più leggera. Non sembra una fatica. Io non sto dicendo che tu hai spiegato male. Sto solo dicendo che ho bisogno di ascoltare di nuovo. E io, come interlocutrice, mi sento tranquilla e rispondo: "Certo, nessun problema." Facciamo un altro esempio. Sei al telefono. La linea non è buona. Puoi dire: "Scusa, la linea va e viene. Puoi ripetere, per favore?" Questa frase sposta il problema sulla situazione, non sulla persona. Ed è molto educata. In italiano, chiedere di ripetere non è visto come un problema. Anzi, è visto come attenzione.
Perché mostra che vuoi capire davvero, non fare finta. Se stai ascoltando questo video, ricordati una cosa importante. Chiedere di ripetere è meglio che sbagliare dopo. Ora parliamo di un momento che sembra semplice, ma in realtà può creare problemi. Chiudere una conversazione. Salutare bene è molto importante in italiano, perché lascia un'impressione positiva e mantiene buoni rapporti. Sì, perché anche se la conversazione è finita, il modo in cui ti congedi dice molto su di te. Puoi sembrare gentile, freddo o addirittura scortese senza volerlo. Immaginiamo questa scena. Siamo al lavoro, la riunione è finita. Io dico, ok, ci vediamo dopo. Se io rispondo solo, ciao. Va bene, ma è molto breve. Non dà calore alla conversazione. Esatto. Ora ascolta questa versione. Grazie per il tuo tempo, ci vediamo dopo, buona giornata. Qui succedono molte cose importanti. Prima ringrazio, poi saluto, e infine auguro qualcosa di positivo. Tutto questo fa sentire l'altra persona apprezzata. Facciamo un esempio più informale. Siamo con amici e la serata sta finendo. Se dici solo, vado a casa. Sembra chiuso, distaccato. Meglio dire, grazie per la serata, mi sono divertito molto. Ci vediamo presto. In questo caso ringraziare e aggiungere un complimento o un pensiero positivo cambia completamente l'impressione. In italiano, salutare bene è anche un segno di educazione e rispetto. Non serve essere lunghi o complicati, basta aggiungere un dettaglio che mostra attenzione. Un altro esempio. Al telefono, dopo una conversazione di lavoro. Puoi dire, grazie per le informazioni, ci sentiamo domani, buona serata. Qui hai fatto 3 cose, hai ringraziato, hai chiarito il prossimo passo e hai augurato qualcosa di positivo. Tutto in una frase naturale. Se stai ascoltando, prova a pensare a come saluti le persone ogni giorno. Piccoli cambiamenti fanno una grande differenza. Eccoci arrivati all'ultima parte di questo lungo viaggio nell'italiano educato. Qui mettiamo insieme tutto quello che abbiamo visto oggi. Immagina una giornata completa, dalla mattina alla sera, e prova a seguire Luca e me nelle situazioni quotidiane. Perfetto. Iniziamo dalla mattina. Arrivo in ufficio, incontro il collega. Voglio chiedere un favore senza sembrare pesante. Dico, buongiorno, quando hai un momento, potresti aiutarmi con questo documento, per favore? Guarda quanto cambia la situazione rispetto a un semplice aiutami con questo documento. Il collega capisce che stai chiedendo con gentilezza, e non come un ordine. Poi, durante la riunione, voglio intervenire. Qualcosa non è chiaro. Dico, scusa se ti interrompo, posso fare una domanda? Ancora una volta, prepari l'interlocutore, mostri rispetto e la conversazione rimane aperta e positiva. A pranzo, qualcuno parla molto velocemente e non capisco. Dico, scusa, puoi ripetere un attimo? Questa frase mostra attenzione, non crea imbarazzo, e dimostra che vuoi capire davvero. Dopo pranzo, devo rifiutare un invito a uscire. Dico, mi dispiace, oggi non posso, ma grazie per l'invito. Ci vediamo un'altra volta. Il rifiuto è chiaro, ma rimane educato. Non ferisci nessuno, e mantieni il rapporto positivo. Infine, quando una persona mi aiuta, ringrazio. Grazie mille, sei stato davvero gentile. E quando la giornata finisce, chiudo le conversazioni in modo naturale. Grazie per oggi, ci vediamo domani, buona serata. Se metti insieme tutte queste frasi, non solo parli correttamente. Comunichi rispetto, attenzione, gentilezza. E in Italia, questo cambia davvero il modo in cui gli altri ti trattano. L'italiano educato non è solo grammatica. È vita reale. È modo di stare con gli altri. È aiutarti a evitare fraintendimenti, tensioni e imbarazzi. Se ascolti questo video e provi ad usare anche solo alcune di queste frasi ogni giorno, noterai subito la differenza. Le persone rispondono meglio, ti ascoltano di più, e tu ti senti più sicuro. Questa è la magia dell'italiano educato. Semplice, umano, reale. E adesso, nella conclusione, facciamo un piccolo riassunto e qualche consiglio pratico da portare subito nella vita quotidiana. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro lungo viaggio nell'italiano educato. Abbiamo visto moltissime situazioni della vita quotidiana
chiedere favori, dire di no, scusarsi, ringraziare, chiedere ripetizioni, interrompere qualcuno e chiudere conversazioni. Sì, e la cosa più importante da ricordare è che l'italiano educato non è difficile, non è formale o freddo. È semplicemente un modo di parlare che mostra rispetto e attenzione verso gli altri e ti fa sentire più sicuro in ogni situazione. Ecco alcuni consigli pratici da ricordare. Primo, usa parole come per favore, scusa, grazie e quando puoi spesso, non solo quando studi. Secondo, quando chiedi qualcosa o rifiuti, prova a spiegare brevemente la situazione. Non serve giustificarsi troppo, basta mostrare attenzione. Terzo, ascolta il tono delle persone. Rispondere con calma e gentilezza è sempre meglio di una risposta veloce e diretta, anche se la frase è corretta. Quarto, non avere paura di ripetere o chiedere chiarimenti. Dimostra interesse e attenzione, non debolezza. E infine, chiudi sempre le conversazioni in modo positivo. Ringrazia, augura qualcosa di bello, saluta con attenzione. Se applichi anche solo alcune di queste strategie ogni giorno, vedrai subito la differenza. Le persone ti ascolteranno meglio, risponderanno con più disponibilità e tu ti sentirai più sicuro a parlare italiano. Grazie per aver seguito tutto il video. Prova a usare queste frasi nella tua vita quotidiana e vedrai quanto è potente l'italiano educato. E ricorda, parlare educato non è solo grammatica. È vita reale, è rispetto, è attenzione verso gli altri. Se ti è piaciuto questo video, continua a praticare. Ascolta più italiano possibile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!